Buongiorno Le, buongiorno da autostrada. Abbiamo detto Ciao, 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 mare. salutiamo Varazze, la nostra parentesi natalizia Ligure è terminata. Adesso torniamo alla base, abbiamo ancora qualche lavoretto da fare, vero amore? Sempre. Anzi, oltretutto, prima dei lavoretti, Marco avrà l'esame di pratica della patente. Combricola, buongiorno! Siamo appena tornati dal mare, ma siamo già al lavoro! Buongiorno Combricola. Cos'è successo? Allora, ci siamo accorti i giorni scorsi, quando eravamo ancora al mare, che i pannelli in alto sul tetto non si alzano più. Quindi adesso Marco vuole salire per vedere qual è il problema. Che i pannelli in alto sul tetto non funzionano più. E che i pannelli sul tetto, e che i pannelli solari che abbiamo montato sul tetto... Che i pannelli solari non si alzano e non si abbassano più. Ah, no, hai ragione, non è che non Semplice. funzionano. Perché l'attuatore non funziona. Quindi Ecco. adesso vado sul tetto a verificare cosa succede. Forse l'attuatore non funziona, devi verificarlo, giusto? Forse, ok. Ok, andiamo a vedere. Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti e nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Adesso il baule è diventato il tuo portascarpe. Bravo. Attacca la corrente che qua non si carica un benemerito niente. Che il sole è basso. Bajo, è bajo. Il sole è bajo e i pannelli sono sporchi. Marco si è portato il tester così verifica se è tutto funzionante. Andiamo a verificare col tester se arriva corrente da sotto. Ci sei amore? Allora, dai corrente all'MPPT. Aspetta un secondo. Anche se invertiti due puntalini non succede niente, al massimo ve lo dai in negativo. Vai, dai l'impulso col telecomando. Perfetto, 13,12 volt. Adesso andiamo a testare l'attuatore nuovo. Vai, spegni pure. Diamo corrente. Vai, dai l'impulso col telecomando. Tanto amore non sta andando l'attuatore quello sul tetto, sta andando quello che c'ho in mano. Vai. Perfetto, torna indietro. Perfetto, buona. Stacca pure tutto. Tolto. Quindi procediamo con lo smontare l'attuatore. Tolta la spinetta che tiene l'attuatore fissato a tetto, vedete che adesso è libero, andiamo a svitare questa vite e montiamo quello nuovo. Come sapete noi utilizziamo il materiale che abbiamo, quindi ricicliamo. In questo caso l'attuatore, la parte finale dell'attuatore ha bisogno di una prolunghina, quindi devo adattarla e ho utilizzato questo tubolare, l'ho forato, andremo a inserirlo nel culetto dell'attuatore. Dato che il culetto dell'attuatore è troppo largo, dovrò andare a mollarlo un pochettino più flessibile per farlo entrare dentro qua. Ci siamo quasi, devo mollare ancora un pochettino. Sicuramente ci sarà qualcuno che mi dirà: stai indebolendo la struttura dell'attuatore. Sarei d'accordo se l'attuatore dovesse sollevare 300 kg, ma dato che deve sollevare 10 kg non serve un tassello portante da 2x2. Non è necessario, diciamo, ok. Non succede nulla, tranquillo. Crimpatrice, connettore femmina, connettore maschio e termorestringenti molto importanti per isolare. Vamonos. Attuatore messo, andiamo a fare il test. Sblocca la serratura, dai corrente e alza i pannelli. Vamonos. Diamo una bella pulita ai pannelli che sono belli sporchi. Vai amore, abbassa pure.
Blocca la serratura. Perfetto. Spegni tutto. Test passato, proseguiamo con gli altri lavori. Ciao belli. Combricola, buongiorno da una giornata uggiosa. Buongiorno. Da una giornata uggiosa, non da te, buongiorno quindi. Sì, buongiorno da me, da te e dalla giornata uggiosa. Allora Marco oggi è un pochino agitato, super eccitato, non lo so cosa c'è in ballo. Più che altro. Cos'è che è in ballo? Racconta. Dopo aver fatto l'esame di teoria passiamo alla prima guida. Oggi farò la prima guida sul mezzo, sul camioncione. Andiamo a vedere che camion ha intenzione di guidare. Gianfri, aspettami che sto arrivando. Andiamo. Arrivati a destinazione, me l'aspettavo più grande il camion, me lo ricordavo più grande, però vabbè dai. Sei rimasto Ci deluso? sta. No, deluso no, ci mancherebbe. Vabbè, ma non è piccolo, ragazzi, No. poi ve lo mostriamo. Sì. Comunque dai, procediamo con la prima guida. Vamonos. Andiamo. Quanto è lungo il camion, amore? Ma secondo me è un pochino più lungo del camper. Il nostro 6,40 sarà 7 metri? 7 metri e mezzo? Non è piccolo, eh? Secondo me è un bel 8 metri. 9 metri. Solo che fa senso perché è basso. Sì, è molto basso. È basso. vero? Ci siamo accorti adesso che in questo deposito c'è anche il pullman. E che pullman? Caspita, è grande, eh? Ah, però. Sta cercando di mettere in pratica quello che hai studiato? Sto guardando com'è dentro. Questo è l'istruttore che è pronto? Lo conoscete già? Come questo? No, YouTube. lo No. conosco anche Ah loro. sì, no, è vero, hai ragione, avevo già fatto. Pensa a te che brutte conoscenze che hanno. Qui c'è uno dei tuoi amici preferiti. Ah, l'ho visto ieri dai Vai Golden, che sono le ragazze che viaggiano col camion. L'ha smontato il duplex e l'ha rimontato. Sì. Quindi l'ho visto dopo ieri. L'ho visto, sì. Ah. Poi, Ciao quello Duplex, vecchio, piacere di averti conosciuto. Tre serbatoi, due e uno per il servizio. Anteriore e posteriore c'è quello del servizio. Ok, perfetto. Qui- Attacca batterie. Questo attacca batterie, Ok. qua c'è il pacco batteria. Ok, va bene. Serbatoio. Gian mi ha dato il permesso di salire per farmi vedere com'è la cabina di guida. Allora, adesso Gian mi sta dando le istruzioni su cosa Di deve qui far vedere tutti i all'esame. comandi bellissimi e fantastici di questo veicolo. Ossia, luci, Sì. che ce l'hai sull'automatico, sullo zero, posizione, anabalganti. Anche questo l'esame ti verrà chiesto. Ok. Cioè ti diranno accendi gli anabalganti, fatto. Le posizioni basta, fatto. Spegni le luci, va bene, fatto. Ok. Poi hai gli abbaglianti, che però non tenerli in automatico, perché oggi la giornata è brutta. Sì. E quindi se tu accendi gli abbaglianti si accendono. Ma se la giornata fosse bella, essendo automatico, lui gli abbaglianti fissi non te li metti, perché non ti accende gli abbaglianti. Se lo togli, lo fai così, Se lo metti fai così. in giù. Ok, Il lampeggio è sempre in su. va bene. Hai i tergicristalli che sono ancora loro qua. Sì. E quindi hai il vetro, diciamo il normale che abbiamo un po' di Sta spinta. spiegando il funzionamento delle marce. E poi di qui invece abbiamo il frenomotore. E tu mi dirai, ma dov'è? Questo. Se lo tieni a livello in mezzo, Sì. tu appena schiacci un pochino di freno, entra il frenomotore. Se invece lo tieni giù verso il basso, ogni volta che molli l'acceleratore, entra il frenomotore. Dipende dal tuo stile di guida. Questo ti servirà se viene fuori un'ondata di freddo devastante per sbrinare gli specchietti. Sì. Questo è Quattro frecce. benissimo. Questo è il cicalino, ma Sì. non ti interessa. Questo è il bloccaggio del differenziale, ma dubito che ci interessi anche il Perfetto. A meno che ci importa niente. spero problema. Mi è successo una volta, ho bestemmiato in turco. Quello che ci interessa di più, che ti interessa di più a te, sono questi pulsanti e questi ai raggi. Che per regolare gli specchietti. Bravo, se tu schiacci questo pulsantino, ti compare nello schermo quale stai regolando. Schiacci una volta, ti regola quello in basso, schiacci una seconda volta, quello in alto, Figo. terza di là, quarta di nuovo. Ok. Pompa Faccio l'aria adesso un dentro. po' adesso. Mi sta regolando il sedile. Pompa l'aria dentro. Dove stai andando? Hai bisogno di farlo scoperchiare. Se lo vuoi giù tutto, rischiacci il pulsantino. Perfetto. Ok. Bella sensazione? Sì. Figo. C'è anche l'effetto vibrazione se vuoi. Invece i loro tre per la tua comodità, anche loro.
ti vanno a gonfiare varie parti del sedile, dello schienale del sedile. Anche lì decidi tu come tenertelo. Io Sì, certo. c'è chi piace un pochino più duro, un pochino più morbido, Ok. un pochino più in alto, un pochino più in basso, scegli te. E poi è lui che ti serve per scaldarti il culo quando fa freddo. Figo. Sì, questa parte l'hanno fatta bene. Alto vedo. Qua cosa mi chiedono anche il discorso del Crono ti chiederanno solo semmai i tempi di guida e di riposo, Ok. non di mettere dentro tessere, non di modificare la data o qualcosa, quello non vai il fattore del più grosso, già. no, purtroppo qua no. Quando arrivi a un semaforo, adesso ti dico io, è appena scattato il verde, sei tranquillo. Se lo vedi invece che è acceso da un po', Sì. inizia a rallentare in anticipo. Va bene. Perché se diventa arancione ci dobbiamo fermare. Marco è arrivato, siamo in fase di manovra. Oh. Amore, impressioni? Bello ragazzi, mi è piaciuto tanto, soprattutto fare guida con Gian, l'istruttore, che è molto educato, rispettoso, professionale e non è spocchioso. Ti spiega senza Come tatuaggi, insomma. cedere nell'essere troppo presuntuoso, anzi, top Gian, ve lo consiglio. Bravo Lo ragazzo. consiglio, bravo ragazzo. Professionale. Sì. E Hai fatto amicizia con il sedile, che ti ho visto prima di partire che dondolavi tutto. devo ancora fare amicizia perché mi sembra tutte le volte che prendo le buche di saltellare, cioè sì, in effetti saltelli, però mi sembra che il piede mi si stacchi continuamente dall'acceleratore. Non è bene questo. No, non è bene questo, no. Vabbè dai, un pochino ci devi farsi un po' la mano, no? Sì, certo. Combricola? Buonasera! Sono un po' provato, come vedete ho i capelli un po' così. Ma sì, selvaggi, dai. Sì, alla furia a cavallo del West. Che dire, vogliamo condividere con voi questo momento, un momento di studio. Ci siamo quasi. Domani ho l'esame di guida verso le 13:15. Ho scoperto da poco che l'esaminatore mi farà alcune domande, quindi sto ripassando. Pensava di essersi lasciato alle spalle la teoria, ma mi sa che anche questa volta devi rimettersi sui libri. Adesso la Sara fa l'esaminatore e io faccio lo studente. Lo studente K. Facciamo la prova insieme, ragazzi, dai. Sei pronto? Che ti faccio qualche domandina? Vamonos. Va bene, andiamo. Allora, aspettate che la felpa dietro che sta asciugando la sposto. Perfetto. No, ok. Iniziamo dagli pneumatici. Io ti dirò una misura, amore. Tu mi devi spiegare cosa sono questi numeri. Allora, io ti leggo 245/70R 19,5 140 138. Cosa mi sai dire? Vai, 245/70. 245 è la larghezza dello pneumatico, Espressa in cosa? espressa in centimetri. 70 è l'altezza dello pneumatico, che corrisponde al 70% della larghezza dello pneumatico. Sì. 70? L'ho appena detto. Ah, scusami, no, è la R. Esaminatore. Dai. La R sta per cosa? R sta per radiale. Indica la posizione delle tele. Aspetta, indica. Sì, va bene, Sì. se anche non dici il... Indica la Disposizione. La disposizione delle tele, sì, giusto. Su che cosa? Sul pneumatico. 19,5 è il diametro del cerchio espresso in pollici. Un pollice è, se non ricordo male, 2,54. Bravo, te con i numeri sei forte, bravo. 140 corrisponde al carico che può sopportare uno pneumatico montato da solo e 138 corrisponde al carico che può sopportare uno pneumatico in gemello. Bravo. Quali sono i dispositivi obbligatori che devi tenere sul veicolo? 2 cunei fermaruota. Segnale mobile di pericolo. Oh, te lo sei ricordato, bravo. Poi pannelli retroflettenti con strisce oblique, gialle e rosse posteriori, Sì. strisce retroflettenti laterali gialle e bianche e posteriori rosse e gialle. Bravo, ne manca uno. Ne manca uno che è... Che solitamente lo dici dopo i cunei, invece che- stavolta l'hai lasciato per ultimo. Porco Di sotto dici cunei e poi? mi sfugge. Quali sono gli altri dispositivi? Per i camion superiori a 7,5? Ah, giusto, porco cane. I paraspruzzi Bravo. solo per i mezzi superiori a 7,5
tonnellate. Parliamo ora di documenti obbligatori da tenere sul veicolo. Patente di guida, carta tachigrafa, assicurazione, busta paga che dimostra che sono assunto dall'azienda, certificato di revisione del cronotachigrafo, certificato di revisione del mezzo e libretto o carta di circolazione. Bene, una domanda così plus, a cosa serve la carta tachigrafa? La carta tachigrafa innanzitutto va inserita nel cronotachigrafo digitale e serve a registrare i tempi di guida e i tempi di riposo. Bravissimo, sei sul pezzo. Proseguiamo. Parlami dei tempi di guida e di riposo. È un po' la faccia la stravolta, Sì, amore. infatti i tempi di riposo sono quelli che dovrei fare io adesso perché sono veramente stanco. È tutto il giorno che edito video e non se la faccio più. Normalmente si guida 9 ore al giorno, però per 2 volte a settimana si può guidare anche per 10 ore. L'importante è recuperare le ore in più entro la seconda settimana. Come deve essere regolamentata la pausa giornaliera? Ogni 4 ore e mezza massimo, 45 minuti possono essere anche divisi in 2. Quindi il primo riposo di 15 minuti e il secondo riposo di 30 minuti. Siamo quasi alla fine. Mi devi parlare, amore, della sicurezza del carico. Come lo metti in sicurezza prima di muoverti? Beh, come prima cosa prendo la colla, la distribuisco su tutto il pianale e incollo il carico. Scherzo, ovviamente. Come prima cosa andiamo a legare il carico con delle corde omologate, certificate, quindi una corda, una cinghia oppure una catena, non lo so, dipende dal peso, dipende dal carico. Tendenzialmente si cerca sempre di tenere un baricentro basso in modo che il mezzo non si ribalti e il carico si distribuisce in modo omogeneo sul pianale. Ok, direi che per me sei promosso. Non so se mi sono spiegato bene, però questo è il mio modo di spiegarmi. Ah, Poi Vabbè, sei stato bravo. Beh ragazzi, direi che detto questo, domani vi faremo sapere come andrà l'esame, la guida. E cosa dici tu? No, il mio parere lo posso dare? Certo. Ok, perché devi sapere se secondo me, per quanto riguarda la teoria, sei promosso o bocciato. Sì. Quindi secondo me, con Briccola, se anche guidasse di merda, per me sarebbe promosso, perché è stato bravissimo, la teoria l'ha passata e se l'è lasciata alle spalle. Quest'altro ripassino di teoria è andato perfetto, dai, le guide l'ho visto guidare e direi che se la cava non alla grande ma di più. E cosa può andare storto? Niente, quindi in culo la balena. In culo la balena, viva il lupo. In bocca al lupo, viva il lupo. Vi faremo sapere Con domani. questi capelli alla moicana vi saluto e vi mandiamo un grosso braccio. Chissà se domani riuscirò a fare qualcosa mentre magari è lì che... È lì che sta per la salire. menava. Dai. Bisogna vedere l'esaminatore che tipo sarà, non lo so, vedremo. Ci raggiorniamo domani. Ciao belli. Ciao. Con Briccola, buongiorno. Mancano pochi minuti, Marco si sta preparando perché oggi è il grande giorno, sarà l'esame finale per la patente C. Quindi noi ci siamo messi in questo parcheggio poco più avanti dove avverrà l'esame e andiamo a sentire se Marco è un po' agitato perché non ha nemmeno voluto ripassare. Ha detto ormai le cose ce le ho qui nella La nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per